sono Anna Zaccagnino, sono pensionata, mi occupo di volontariato e della casa di riposo da circa 5 anni. Sono stata vicepresidente della casa di riposo di Avigliano, abbiamo lavorato in equipe molto bene con la vecchia amministrazione e adesso dal 14 di agosto io sono presidente della casa di riposo. Quindi il mio lavoro è diretto verso gli anziani, però è anche un rapporto di collaborazione con tutto lo staff che ci sta aiutando e che ci sta dando una grossa mano. L'aspetto stimolante di questo lavoro, perché diciamo che non è un lavoro, visto che noi siamo volontari, non è un lavoro. Però il fatto di stare vicino ai nostri ospiti, vederli sorridere e loro ci danno molto di più di quello che riusciamo a dare noi, per noi è molto ma molto stimolante. Occuparsi delle anziane richiede una conoscenza specifica, perché bisogna capire il loro percorso di vita e dunque prendere in carico l'anziano bisogna ripercorrere la sua vita. Cioè, che cosa significa la sua vita dell'anziano, gli interessi, le relazioni, le capacità e rapportarsi a lui in maniera molto adeguata, cioè stimolando le sue capacità e rispettando molto anche i suoi tempi. La nostra struttura prevede dei percorsi formativi che vengono trattati con argomenti approfonditi. Per esempio, noi abbiamo il metodo validation, che significa validare le emozioni dei nostri ospiti. L'anziano esprime tutto ciò che fa. Spesso, per esempio, lui dice che ha fame dopo aver mangiato. Questo che cosa significa? Significa che lui ha bisogno di attenzioni. E quindi questo metodo validation serve proprio per approcciare l'anziano in questo settore e quindi farlo in maniera garbata, tranquilla e da farlo sentire come se lui fosse al centro del mondo. È un servizio di volontariato, noi non percepiamo nessuno stipendio, siamo in 5, lo facciamo come volontari e quindi come volontari cerchiamo di dare il massimo e tutto quello che noi abbiamo per poter dare ai nostri ospiti. La specifica dell'anziano significa occuparsi molto di lui e, come ho detto prima, avere una conoscenza dell'anziano e poi soprattutto, secondo me, secondo quello che io ho vissuto, la dolcezza. La dolcezza nell'anziano fa tanto, sentirsi coccolato, sentirsi curato, sentirsi al centro dell'attenzione. A volte anche una sola carezza può riportare in vita, non dico proprio in vita, però rianimarlo, perché a volte sono soli, perché i familiari non vanno a trovarli spesso. In questo periodo di lockdown adesso abbiamo proprio subito questa solitudine, hanno subito questa solitudine, quindi già il fatto anche solo di vederci dietro il vetro a volte quando andiamo e di salutarci da lontano e fargli una carezza, per me è la cosa più importante. L'osservazione è essenziale negli anziani, perché è capitato un fatto, può sembrare banale, c'era una persona anziana, un nostro ospite, che lamentava mal di testa, mal di pancia, non stava tranquillo, chiamati il medico, l'anziano non aveva niente. Poi, messo nel contesto con gli altri anziani, lui stava bene, quindi significa che ecco perché conoscerlo, approfondire, vederlo come reagisce. Evidentemente il fatto di stare solo gli procurava un malore psicologico che poi si caratterizzava nel malore fisico. Quindi il fatto dell'osservazione è importantissimo, perché con l'osservazione noi riusciamo a capire l'anziano come sta. Dal punto di vista psicologico è tanto. Consigliare innanzitutto di avere sempre di fronte l'anziano e di osservarlo bene e comunque di far rete anche con tutti gli operatori, perché da soli non si va da nessuna parte. Bisogna far rete con l'infermiere, con la OSS, con l'animatrice, con tutto il personale. Deve essere coinvolto e devono guardare in una sola direzione, il benessere dell'anziano.
ed è importantissimo. Se non si fa rete e se si lavora uno a uno, sì, si riescono ad avere i risultati, però se si fa rete i risultati ci sono, certamente. As you have seen, the experts recommend soft skills for improving as a caregiver. In Here for You, we have developed modules to help you in your learning path. You will find content about a lot of soft skills. Follow the modules and learn with us.